La cometa fulminea e sfolgorante di Vincenzo Bellini occupa soltanto 10 anni della storia del melodramma italiano, dal 1825 al 1835. I Capuletti e Montecchi si situano esattamente alla metà di questo arco, la sesta delle 10 opere di Bellini, andata in scena per la prima volta nel 1830 a Venezia, più o meno l'epoca a cui risale questo meraviglioso fondale risalente agli anni 50 dell'Ottocento, miracolosamente portato in salvo durante la Seconda Guerra Mondiale dal Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Se oggi possiamo ascoltare i Capuletti e Montecchi, lo dobbiamo senza dubbio al merito di Bellini, ma anche al forfait di un suo collega e concittadino catanese, era Giovanni Pacini, che nel 1830 si trovava a Venezia, ma non riuscì a portare a termine un'opera che aveva promesso alla Fenice, e questo vuoto di cartellone obbligò il teatro a chiedere al giovane Vincenzo Bellini un'opera. Scrivere un'opera in 40 giorni non era un'impresa eccezionale per l'epoca, molti compositori lo avevano fatto in un tempo ancora più breve. Eppure quella di Bellini fu comunque un'impresa, perché riuscire a mettere in piedi un simile capolavoro in poco più di un mese dovette sicuramente costare al compositore, come testimoniò nelle sue lettere, enormi fatiche. Per fortuna però il libretto era già pronto ed era quello messo a punto da Felice Romani. Parlare di Romeo e Giulietta fa subito pensare ovviamente al dramma dei drammi di William Shakespeare. In realtà per l'Italia dell'epoca Romeo e Giulietta non era ancora un capolavoro così conosciuto. Infatti la prima traduzione del dramma era risalente soltanto al 1814, quindi c'erano stati soltanto 16 anni in quel momento per poter acquisire e far conoscere questo capolavoro. In realtà la storia dei due amanti parte molti secoli prima di Shakespeare. Diciamo che l'archetipo di Romeo e Giulietta affonda le sue radici letterarie addirittura in epoca greca e passa poi anche per il mondo latino attraverso Ovidio, ovviamente con nomi e protagonisti diversi. Però nell'Italia di inizio Ottocento la storia dei due amanti veronesi era già stata messa in musica. Nel 1796 ci aveva pensato Nicola Zingarelli, e poi anche il compositore Vaccai aveva scritto nel 1825 un'opera basata su un libretto, tra l'altro, dello stesso Felice Romani. Quello che fa Bellini, insomma, è dissodare un terreno drammaturgico e letterario già ampiamente calcato, però con l'effetto ancora della novità, perché appunto il dramma di Shakespeare era ancora privilegio di pochi letterati italiani. Quando vanno in scena per la prima volta, i Capuletti e Montecchi conoscono da appena un anno l'addio alle scene più clamorose della storia dell'opera italiana, quello di Gioachino Rossini, che aveva salutato tutti nel 1829 con Guillaume Tell. È il momento d'oro per Bellini, ma anche per Donizetti, per imporre la propria creatività senza scomodi e pesanti paragoni. I Capuletti e Montecchi rappresentano una sorta di apogeo del bel canto italiano, ma contengono al loro interno anche quegli elementi di crisi e di rottura che porteranno gradualmente il melodramma verso un tipo di estetica già di impronta marcatamente romantica. In realtà Bellini, proprio con i Capuletti e Montecchi, compie una doppia operazione. Da un lato consacra l'estetica del bel canto, ma al tempo stesso la mina alle fondamenta, perché evidentemente si era accorto che senza un contributo di drammaticità, di espressività forte e di approfondimento psicologico, l'estetica del bel canto non poteva più accontentare le esigenze del pubblico. Quello che ascoltiamo al Teatro Valli di Reggio Emilia, di cui stiamo esplorando i locali che sovrastano la platea e dove è fissato l'astrolampo che illumina la sala, è uno degli ultimi esempi di opera in cui il protagonista maschile è cantato, interpretato da una donna. Il carattere di Romeo, infatti,
prende voce da un mezzosoprano. Ma perché Bellini sentì l'esigenza di appaiare una coppia di amanti, ovvero un soprano e un mezzosoprano? Ci sono ragioni storiche, ovviamente, che affondano le loro radici nel teatro barocco, ma ci sono anche ragioni estetiche. Usando le voci piuttosto simili di soprano e di mezzosoprano, Bellini intendeva lavorare più sulle sfumature rispetto ai contrasti, cercando così di approfondire, di dettagliare nei minimi particolari le più minute differenze psicologiche dei protagonisti. È in questo senso una linea di equilibrio tra una tradizione ultradecennale e l'inizio di un teatro romantico interessato a capire, ad entrare sempre di più nella psicologia dei personaggi. Il successo che arrise subito ai Capuletti e Montecchi però lasciò poco tempo a Bellini per scrivere altri capolavori. Arriverà il turno di Sonnambula, di Norma, dei Puritani, ma appunto la vita di Bellini si concluse precocemente il 23 settembre 1835, a 34 anni. Una disgrazia, una tragedia per la storia della musica, chissà quanti altri capolavori avrebbe potuto scrivere Bellini. Però per fortuna l'Italia era già pronta con una nuova generazione di compositori e lo stesso Donizetti, 3 giorni dopo la morte di Bellini, presentava un capolavoro come Lucia di Lammermoor. Nella carriera di Bellini possiamo però trovare il germe del melodramma italiano del futuro. Le basi poste da questo compositore permisero a Donizetti, a Verdi, di immaginare una nuova via per il teatro italiano. E l'Italia si ricorderà di Bellini non soltanto per il suo inarrivabile capolavoro che è Norma, ma anche appunto per opere meno rappresentate come i Capuletti e Montecchi, che abbiamo la fortuna di vedere dal Teatro di Reggio Emilia sul circuito di Opera Streaming. Opera Streaming. In the heart of opera.